Il problema che gli dà è che quando va in campo, se lei fa degli esercizi, come per esempio il gioco del circolo ma anche altri, il cavallo tende a voler uscire fuori. Buongiorno e ben trovati. Nel video di oggi voglio dare un consiglio a una ragazza che mi ha scritto, è una ragazza che la seguo già tramite il servizio di distance coaching, che mi ha chiesto una cosa che però penso che possa essere un po' di interesse comune e per cui ho preferito farci un video pubblico. Katie ha un sinistro che diciamo che gli dà un problema, è abbastanza usuale. In realtà questo è un problema che si trova anche in altre personality. Il problema che gli dà è che quando va in campo, se lei fa degli esercizi, come per esempio il gioco del circolo ma anche altri, il cavallo tende a voler uscire fuori, no? Tende ad andare sempre verso la recinzione, diciamo la parte dove c'è l'uscita del campo. Questo può succedere sia da terra che da sella. In realtà si vede spesso cavalli che lavorano lontano dalla recinzione, ogni tanto prendano e tirano via. Ci deve avere anche qualche video, magari ve lo metto, qualche spezzone di video proprio di un cavallo che fa questa cosa qui da terra, però lo fanno anche da sella. Da sella spesso e volentieri con le imboccature uno riesce meglio a controllarli, li tiene dove gli pare, però non risolve il problema. Se dovessero montare quel cavallo lì in freestyle o ancora di più senza capezza, senza corda, solamente con lo string, sicuramente li porterebbe via e li porterebbe all'uscita. Allora, una delle soluzioni che possiamo trovare, sempre utilizzando la psicologia, è quella di avere due luoghi, ok? Dividere un pochino il maneggio in due luoghi diversi. Uno lo possiamo definire come happy place e sarebbe il resto del maneggio. Un altro invece è il punto di uscita, ok? Quindi se il cavallo, ad esempio io ho un cavallo che mi tira via, ora non so se lui lo fa, non credo, ok, se io ho un cavallo che ad esempio mi tira via qui sul circolo e mi vuole andare dalla parte di là, cosa faccio io? Ce lo faccio andare, ok? Mettiamo che mi tira via, lui adesso non mi sta tirando via, lui ce l'aveva questo vizio qua ma adesso non ce l'ha più, lui tira un po' ancora sulla corda, vedete? Però non tira più via verso l'uscita. Ma se lui tirasse via verso l'uscita, io non farei altro che andare con lui, ok? E poi qua, il più vicino possibile all'uscita, lo metterei in un circolo piccolo, metterei un po' di pressione, andrei a disimpegnare, rimandarlo dalla parte di qua, e poi disimpegnare, rimandarlo alla parte di qua. Vedete, lui tira un pochino lì, ok, e poi dalla parte di qua di nuovo, ok, e poi dalla parte di qua di nuovo, ok, e poi me ne vado via e qua mi fermo e lo lascio riposare. Bravissimo. Non importa fare tanto, perché con i cavalli meno si fa e meglio è. Dobbiamo semplicemente cercare di creare un po' di scomodità laggiù, ma senza esagerare. Non è che dobbiamo fare, brigare, tirare, no,
semplicemente ti faccio muovere, ti chiedo le cose più veloci, i comandi sono più frequenti e non c'è mai un momento di pausa. La pausa c'è quando lo decido io, ma qua, non là all'uscita. Non importa che usciate dal campo, potete farla anche nell'angolo dove c'è, o insomma dove avete l'uscita. Ora io ce l'ho nell'angolo, c'è chi ce l'ha nel mezzo, è indifferente. Quindi questo un pochino per darvi una delle varie tecniche che si possa applicare. Questa è veramente facile, la può fare chiunque, non richiede nessun tipo di expertise, potete tranquillamente farla con quello che avete, la corda lunga, quello su cui state lavorando, ok? La stessa cosa la potete fare anche da sella, magari ve lo faccio in un altro video, ma fondamentalmente se il cavallo vi tira là, voi andate là e là lo fate muovere tanto, lo fate muovere anche 5 minuti, non vi preoccupate, non succede nulla. E poi invece qua, dalla parte opposta, lo lasciate riposare. E a quella maniera lì il cavallo comincia a dire: ok, no, là è bene che non ci vada, non devo più tirare là, perché se io tiro verso l'uscita è peggio, e allora me ne sto qua, e allora a quel punto lì lo dovete premiare subito. Non dovete dire: ah ok, allora bene, non vai più là, allora stiamo un quarto d'ora qua, facciamo la schiuma addosso qua. No, perché quello non risolve niente, no? Capite bene che là è peggio, ma qua lo stesso, non è che cambia nulla. Invece dovete creare questo bianco e nero. Là c'è nero, nel senso che ci si muove, e è sufficiente quello per i cavalli, non dovete pensare a fare cose esagerate o strane. Qua invece è bianco, qui ci si riposa, qui c'è relax, qui c'è una bella sensazione, qui c'è una bella esperienza. E a questa maniera cominciate un po' a avere un pochino più di più la sua attenzione, perché così lui comincia a dire: bene, forse se io seguo un po' le indicazioni che mi dà Sergio posso anche risparmiarmi fatica e anzi stare fermo a lungo. Stessa cosa funziona poi da sella, alla stessa maniera, non cambia nulla. Là si dura un pochino più di fatica, qua invece ci si riposa, magari si sta qui fermi nel mezzo, mentre che abbiamo quegli altri cavalli che lavorano intorno a noi, e noi invece non si fa nulla perché siamo stati bravi, perché stiamo qua e non vogliamo andare più là. È una cosa semplice, a volte sembra l'uovo di Colombo, ma mette a posto 8 cavalli su 10 che hanno questa tendenza qua, e i rimanenti 2 ve lo faccio vedere in un altro video. Grazie di avermi seguito fino a qui. Se vi è piaciuto il video mettete un like, condividetelo con qualche vostro amico che magari ha problemi analoghi, e noi ci vediamo nel prossimo video. I met him on a sunny day in late July, and everything turned upside down. I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. I told him I want that great love, like standing in the middle of a bonfire. You don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how we lost track of everything but each other. I honestly don't know. And tell me how. Back to what used to be home, passing by those little towns I know so well, stopping for gas and then I'm behind the wheel again. Driving this like a spiritual cleanse, where every mile is a new beginning and every bend holds a new end. Eyes on the road, don't lose control. I'm speeding fast to chase my soul.